Italia, gli ospedali si preparano allo scenario di guerra. In Europa cresce l'inquietudine. Le cronache internazionali parlano di tensioni che ricordano sempre più da vicino quelle che precedettero il 1914, quando la scintilla di Sarajevo si trasformò in un incendio globale. Oggi al centro delle preoccupazioni ci sono l'aggressività della Russia, il ruolo sempre più ambiguo degli Stati Uniti guidati da Donald Trump e una serie di incidenti militari e diplomatici che fanno temere un effetto domino incontrollabile. In questo contesto, la guerra non è più vista come un'ipotesi remota, ma come una possibilità che i governi europei non possono permettersi di ignorare. La Francia e la Germania hanno già avviato da tempo un lavoro di pianificazione che riguarda non solo l'aspetto militare, ma anche quello sanitario. A Parigi una circolare ministeriale ha imposto alle agenzie regionali di predisporre posti letto negli ospedali civili da destinare, in caso di necessità, a militari feriti. In Germania gli aggiornamenti riguardano soprattutto la capacità di allestire ospedali da campo e rafforzare le terapie intensive per reggere l'impatto di un flusso improvviso e massiccio di pazienti. Non è più fantascienza, sono istruzioni operative inserite nei manuali di protezione nazionale. Ora anche l'Italia, osservando i modelli vicini, ha deciso di muoversi nella stessa direzione. Al Ministero della Salute è stato istituito un tavolo permanente che coinvolge anche la difesa e la protezione civile. Il compito è quello di preparare un piano che consenta al sistema ospedaliero di continuare a funzionare anche nello scenario peggiore, quello di un conflitto armato. L'iniziativa non nasce dal nulla. A settembre del 2024 il governo aveva già recepito con un decreto una direttiva europea che individua i settori critici, energia, trasporti, infrastrutture digitali e sanità, come pilastri che non possono essere interrotti, qualunque sia la minaccia. Il documento elaborato a Roma delinea tre fasi operative. La prima prevede la preparazione degli ospedali a gestire l'arrivo di truppe e feriti sul territorio nazionale. La seconda riguarda la mobilità interna, con piani di evacuazione, a trasferimenti su larga scala e utilizzo di strutture extraospedaliere in caso di sovraffollamento. La terza contempla l'assistenza ai militari feriti che rientrano da missioni all'estero. A tutto questo si aggiunge il fronte più delicato, quello degli scenari NBCR, cioè legati a minacce nucleari, biologiche, chimiche o radiologiche, che richiedono protocolli speciali e attrezzature dedicate. Il cuore del progetto, tuttavia, non sta solo nei documenti scritti. La vera novità è la volontà di integrare davvero la sanità civile con quella militare. In caso di maxi emergenza non ci potranno essere barriere, medici ospedalieri, infermieri, operatori della protezione civile e personale delle forze armate dovranno lavorare insieme, seguendo linee guida comuni e una catena di comando ben definita. Sono già previste esercitazioni congiunte e programmi di formazione specifici, con l'idea di arrivare pronti al giorno in cui, speriamo mai, la teoria dovesse diventare pratica. Le difficoltà, naturalmente, non mancano. L'Italia parte da un sistema sanitario già sotto pressione. Mancano posti letto, soprattutto in terapia intensiva e traumatologia, gli ospedali lamentano carenze di personale, gli investimenti strutturali faticano a concretizzarsi. A ciò si aggiunge la necessità di dotarsi di materiali e dispositivi specifici per affrontare emergenze di tipo NBCR, dai kit di decontaminazione ai sistemi di protezione per medici e pazienti. Ma il nodo forse più complesso è quello culturale. Gran parte dell'opinione pubblica continua a percepire la guerra come un'ipotesi lontana, quasi inimmaginabile, e questo frena decisioni politiche e stanziamenti economici. Eppure la cronaca internazionale dimostra quanto fragile sia questa illusione. L'abbattimento di droni in territorio europeo, i movimenti di truppe lungo i confini e la retorica crescente tra Mosca e Washington sono segnali che non possono essere ignorati. È in questo clima che analisti e giornalisti hanno richiamato più volte il parallelo con il 1914. Anche allora nessuno immaginava che un singolo evento potesse innescare una catastrofe mondiale. Oggi la consapevolezza di questo precedente storico spinge i governi a non farsi trovare impreparati. Nei prossimi mesi il tavolo ministeriale dovrà presentare una prima versione operativa del piano. Sono attese esercitazioni congiunte con la difesa e la protezione civile, la definizione di una rete di ospedali pronti a essere potenziati in caso di crisi e procedure per l'attivazione immediata di ospedali da campo.
L'Unione Europea, dal canto suo, continuerà a fornire linee guida comuni per i settori strategici, creando una cornice normativa che ormai l'Italia ha deciso di rispettare.